Bentornati in questo nuovo video, bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di un altro caso di NDE. Parliamo di un caso di NDE tra quelli classici, cioè quelli che negli anni 60-70 hanno iniziato a suscitare e a creare la bibliografia iniziale e i primi studi come quelli fatti dal dottor Moody e dalla dottoressa Kubler-Ross. Parliamo del caso di Anne. Anne aveva 22 anni all'epoca e parliamo del 1958, anno in cui stava partorendo la sua figliola. Era in ospedale per partorire la figlia e accompagnata dal marito medico. E questo è un altro dei particolari che ci avvalora di più questo caso, perché poi è stato possibile studiare il caso di Anne dal punto di vista medico, proprio perché il marito ha seguito tappa a tappa gli avvenimenti clinici di sua moglie. Allora Anne partorisce la bambina e ha un'emorragia, per cui viene prima portata in sala rianimazione e poi in sala chirurgica. Mentre la stanno operando muore, diciamo così, il battito si ferma per un paio di minuti, forse 3. Poi nel frattempo viene rianimata e riprende tutto regolarmente. Lei torna tranquillamente in salute. Vediamo però quello che lei ci racconta. Lei ci racconta che improvvisamente si sente trascinare con forza fuori dal corpo. In un minuto esce proprio dalla stanza, si sente sollevare e uscire dalla stanza e andare a essere proiettata incontro a una luce sfavillante, fortissima. Quando lei raggiunge questa luce, la luce diventa più calda, più morbida e la avvolge completamente. Nel frattempo lei sente qualcuno che si sta avvicinando da lunga distanza e che in pochi secondi le arriva in fianco. Percepisce perfettamente la direzione da cui questa entità, a sua volta luminosa, arriva e la sente arrivare dalla sua destra. Non prova in quel momento nessuna paura, nessuna solitudine, anzi trova di essere in uno stato d'animo felice, tranquillo, felice. Non prova nessuna emozione negativa, così ci racconta. Ci racconta che l'entità, una volta che le si è avvicinata, le dice di essere lì non per lei, ma per la sua bambina, per sua figlia. Lei è felice di questa richiesta perché sente che questa entità è piena di amore, che la considera una persona speciale, che le è amica, le è molto vicina e quindi lei le potrebbe fidare la sua bambina tranquillamente anche subito. Si accorge però in quel momento che lei non ha la bimba con sé, perché non è, diciamo così, viva in ospedale con la sua bambina in braccio, è in questo stato fuori dal corpo, per cui non ha dietro la sua bambina. Allora questa entità le fa un cenno, le indica verso il basso, lei rivolge lo sguardo verso il basso e vede i medici che stanno, come si fa di solito con un neonato, misurando e poi mettendo la bambina su una bilancia, pesandola. La bilancia però per lei non misura il peso, ma misura la quantità di vita che ha la bambina. Il medico sta parlando con l'infermiera e gli dice che la bambina è sana, sta bene, per cui sicuramente vivrà a lungo. L'entità dice a Anne invece che la sua bambina, che i medici sbagliano, si fidano troppo delle macchine che utilizzano e della loro scienza. La bambina purtroppo morirà entro 4 giorni e lui appunto è lì pronto per riceverla. Allora Anne pensa immediatamente, senza angoscia però, che deve urgentemente informare i medici che la bilancia non funziona, non ha dato dei dati giusti, che la bambina ha dei problemi. Mentre pensa a questo, l'entità gli dice che lei deve tornare nel suo corpo, che deve tornare perché poi avrà altri figli, ha il marito, deve tornare insomma alle sue
faccende giornaliere, faccende terrene. Succede però che Anne non vuole tornare, vuole rimanere lì. Allora l'entità la spinge leggermente verso il basso, le sorride e lei si sente risucchiare verso il corpo. Tornata nel corpo, una volta che le portano la bambina, lei non si ricorda questa cosa, non si ricorda, sa che ha un'urgenza di dire qualcosa, ma non si ricorda cosa. Il giorno dopo i medici si accorgono che la bambina purtroppo ha un'emorragia cerebrale diffusa e quindi difficilmente supererà qualche giorno di vita. Esattamente come le era stato predetto, 4 giorni dopo la bambina muore. Nel momento in cui muore, Anne si ricorda della predizione e quindi affronta questo dolore in maniera abbastanza stoica, raccontando poi al marito quanto era successo. Il marito, lavorando in rianimazione in ospedale, aveva sentito già molti di questi racconti, di queste esperienze, per cui non poteva altro che essere felice che la moglie avesse vissuto questa esperienza e che questa esperienza le ha permesso di affrontare questo e poi altri dolori nella vita, la perdita di genitori piuttosto che la perdita di un fratello, in maniera tranquilla, tanto che molte persone pensavano che lei fosse così tranquilla perché subì lo shock appunto della perdita di queste persone care. Invece lei diceva a tutti che lei era molto tranquilla perché sapeva, era certa che queste persone care avrebbero continuato a vivere e che poi un domani si sarebbero rincontrate. Questo è il racconto di quanto è successo ad Anne nel 1958. È una testimonianza, come dicevo, importante perché è una delle prime testimonianze degli studi clinici che sono stati fatti e quindi che io vi ho riportato. Spero che anche questa testimonianza vi sia piaciuta, scrivetemelo qua sotto nei vostri commenti. Mi raccomando, aiutatemi a crescere il canale, mettete un bel like, iscrivetevi al canale così che io possa crescere nelle classifiche di YouTube e continuerò a portare non solo queste testimonianze ma anche il punto di vista scientifico, le statistiche e anche vi sto preparando un bel video su quali che sono gli NDE successi durante la storia, perché pochi sanno che in molti libri, racconti storici sono portati casi di NDE piuttosto importanti che poi sono stati verificati da archeologi e scienziati, ma ne parleremo in un prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno, ciao!